Ciao a tutti cari amici, benvenuti e bentornati. Io sono Ilaria e su questo canale parlerò di tarocchi, metafisica, spiritualità e quant'altro possa essere d'aiuto ad ognuno di noi per il proprio percorso di crescita personale e spirituale. Bene, mostrami i gemelli e le tendenze energetiche disponibili per il lavoro e l'economia del secondo semestre 2026. Abbiamo la carta del sole, amici dei gemelli. È una bella carta perché parla di solito di espansione, di prosperità, di qualche cosa che si sta ingrandendo, che piano piano cresce. Ed è anche una carta che parla di chiarezza mentale. Andiamo a vedere di cosa si tratta con i tarocchi. Vi ricordo che le letture sono per un gruppo, quindi è facile che non risuoni tutto. Sono valide per segno solare, lunare e ascendente e per chi volesse una consulenza personalizzata con me mi può contattare via mail oppure sotto nella descrizione del video trovate il numero di telefono, link alla pagina web, link al percorso di crescita nella sezione degli abbonati, il link ai corsi gratuiti presenti sul canale e il link al corso di livello intermedio di tarocchi intuitivi. Bene. Andiamo a vedere quali sono le energie disponibili per il secondo semestre. Allora, partiamo con un 2 di spade, la torre, un 4 di spade, abbiamo la carta del mago, un asso di coppe, abbiamo la giustizia, e abbiamo il matto. Bene ragazzi, adesso andiamo a vedere carta per carta, capiamo com'è l'evoluzione energetica del periodo. In un secondo momento andiamo a vedere di quello che vi ho detto qui quando succederà. Ok? Allora, partiamo tra l'altro le altre letture sul secondo semestre 2026, quindi quella generale, quella sulla crescita spirituale e quella sull'amore e le relazioni sono già online e le trovate nella playlist dell'oroscopo annuale stagionale. Allora, partiamo da questo 2 di spade. Abbiamo il mondo e il giudizio. Andiamo a vedere anche la torre. Ruota della fortuna, 9 di pentacoli, sole, morte e temperanza. Wow! Allora, io ho proprio la sensazione che qui possa effettivamente rompersi qualcosa, ragazzi. Allora, per qualcuno, scusate, per qualcuno, torre, morte, ruota della fortuna, mondo, direi che potrebbe trattarsi della chiusura di un capitolo lavorativo. Per qualcuno potrebbe essere proprio il cambio di lavoro, per qualcun altro un capitolo all'interno della situazione lavorativa. Allora, diciamo che con questa torre può essere che arrivi effettivamente qualche notizia, qualche fatto, mettiamola così, che cambia un po' le carte in tavola. Andiamo a vedere il 4 di spade. Sei di pentacoli e re, scusatemi, e cavaliere di coppe. Sembra che ci siano come nuovi accordi, nuove proposte che con questo 4 di spade andrete a valutare. Può anche semplicemente essere, se per esempio, vi faccio un esempio, se voi siete autonomi
e per dire si è interrotta una collaborazione importante con un vostro cliente, qui potreste ricevere qualche offerta, qualche proposta di collaborazione effettivamente. Anche perché c'è un 6 di pentacoli. 6 di pentacoli è uno degli arcani minori della giustizia, voi ce l'avete qua, quindi secondo me c'è qualche cosa di nuovo che si potrebbe affacciare. Andiamo a vedere il mago, perché effettivamente qui avete 2, 1. Abbiamo l'eremita e un 10 di bastoni, di nuovo un 10. Sapete, io ho anche la sensazione che qualcuno di voi potrebbe decidere di aprire la partita IVA in questo periodo o decidere di dar seguito a un suo progetto, monetizzare qualche tipo di progetto. Andiamo a vedere l'asso di coppe. Quattro di bastoni, 8 di pentacoli e cavaliere di spade. Sì, io sento che potrebbe iniziare un nuovo lavoro per molti di voi ragazzi, soprattutto se siete in una fase lavorativa come vi fa vedere qui, non proprio più felice perché è morte, abbiamo la torre, abbiamo il mondo. C'è come qualche cosa che cambia improvvisamente, però secondo me cambia in meglio, prima perché avete la ruota della fortuna, secondo perché c'è la temperanza qui ed è come se le cose andassero riequilibrandosi. Andiamo a vedere la giustizia. Papa, quindi un'altra carta di contratti. Io vi devo dire, secondo me ci sarà qualche super contratto, qualche contrattone, qualche risoluzione burocratica e 2 di spade. Che con queste 2 carte può essere veramente un qualche cosa nel lungo periodo e qui parlo anche di contratti lavorativi per qualcuno. Andiamo a vedere questo matto. Matto un'altra volta. E imperatrice. Ho sentito la parola filiale, potrebbe anche essere succursale, però se siete di quelle persone che magari avete un'attività e state pensando di espanderla, ecco, questo probabilmente potrebbe essere un ottimo periodo per farsi venire qualche nuova idea, per mettere in atto qualche nuova strategia o cose per lo stile, ragazzi, Ok, allora, partiamo da chi è disoccupato e secondo me ragazzi ci sono ottime probabilità che riusciate a iniziare un nuovo lavoro, vedendo anche la giustizia, il Papa e dove era qua, il 6 di Pentacoli. Secondo me c'è una buona probabilità che questo lavoro possa continuare nel lungo periodo. Potrebbe essere un qualche cosa dove voi non siete molto esperti all'inizio e che quindi abbiate bisogno come di un tempo di rodaggio in questa nuova posizione o in questo nuovo lavoro. Però avete anche il matto alla fine. Secondo me entro la fine dell'anno potreste portare a casa un contratto perlomeno 6 mesi, supponendo che da adesso fino a dicembre possono essere 3 più 3, secondo me a dicembre vi porterete a casa un contratto più nel lungo periodo. Per chi fosse occupato, allora, vedo 2 possibili sviluppi. Uno è nel caso non stiate più bene nel posto di lavoro, per qualcuno ci può essere proprio come un cambio lavorativo, una rottura del contratto, qualcuno di voi potrebbe addirittura decidere di, ok, basta, ho deciso di aprire la partita IVA e di buttarmi con questo mio progetto, con questo mio lavoro alternativo, con questo mio nuovo prodotto o servizio. È un po' come dire, ok, basta, ci provo. Per qualcun altro le cose avverranno insieme, cioè siete e continuate a essere dipendenti e parallelamente potreste aprire la partita IVA
per dare come il passo a questo nuovo progetto. Se invece sul posto di lavoro state piuttosto bene, io credo che qualcuno di voi potrebbe ricevere qualche incarico importante o comunque potrebbe essere come posto a seguire qualcosa in modo individuale, in modo autonomo. Non dico che diventerete responsabili piuttosto che capi, però è come se fosse il passaggio intermedio, cioè è come se adesso doveste far vedere di che pasta siete fatti voi da soli mentre portate a termine un determinato compito. Per quello che riguarda le persone che sono autonome, allora, in qualche modo vedo che le cose cambiano, hanno come un potenziale di sviluppo. Mi viene da dire fate un po' attenzione o comunque valutate molto bene le offerte che vi potrebbero fare o comunque le alleanze, le collaborazioni, soprattutto se mi parlano di appalti. Quindi se state cercando qualche ditta appaltante, mi viene proprio da dire di guardare le lettere in piccolo, di preventivare tutte quelle che potrebbero essere le varie casistiche di ritardi, di intoppi che potrebbero esserci e scrivere anche proprio sul contratto, nel caso in cui ci siano ritardi, ipotesi, qual è la percentuale o qual è il pagamento, se c'è un pagamento, insomma. Guardate tutti i lati della medaglia, ok? Perché comunque tra la giustizia e il Papa potrebbe essere una collaborazione nel lungo periodo che vi dico, effettivamente vedendo tutte le carte qui alla fine della lettura potrebbe essere molto proficua. Ehm, Parliamo di progetti. Allora, io sento che molte persone hanno qualche progetto nel cassetto che potrebbe anche essere un ottimo progetto e questo semestre sarà un ottimo periodo per mettere in campo questo progetto, per metterlo a terra, per iniziare a lavorarci costantemente, giorno dopo giorno, e per qualcuno anche per legalizzare, burocratizzare, diciamo così, questo progetto. Ok, perché comunque vi dicevo, potrebbe essere necessario aprire la partita IVA, potrebbe essere necessario appoggiarsi a qualcuno che magari ha già la partita IVA aperta, piuttosto che un'attività o un pacchetto clienti. Tutte cose durature, con questo Papa e la giustizia. Cioè io ho l'idea che possa essere un qualche cosa che dia soddisfazioni nel lungo periodo, ecco. Per quello che riguarda la parte monetaria, allora devo dire che sarete molto 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 parsimoniosi con il denaro in questo periodo, non che vi manchi, anzi saprete come fare i vostri conti, saprete quali sono le spese superflue da tagliare ed effettivamente secondo me in questo periodo riuscirete, se avete una situazione monetaria precaria, riuscirete a risanarla. Se avete una situazione monetaria, diciamo, normale, sento che riuscirete a fare come degli accantonamenti, dei progetti, come vi posso dire, dei salvadanai in più a quello che normalmente fate per riuscire a togliervi qualche capriccio. Se per caso avete degli investimenti, allora, io ho la sensazione che qualcuno di voi potrebbe pensare di chiudere gli investimenti che sono già in atto, ehm, perché non rendono come effettivamente voi vorreste o pensavate. Insomma, sento che è come se il gioco non valesse tanto la candela in questo caso e quindi qualcuno di voi potrebbe decidere o di chiudere completamente gli investimenti che ha oppure di cambiare tipo di investimenti. Sento più la prima, che la seconda, però
ognuno di voi applichi la lettura alla propria realtà. Per quello che riguarda invece la parte burocratica, allora, se avete, fatemi vedere una cosa, se avete debiti, se avete questioni aperte, io ho come la sensazione che nel secondo semestre si possano chiudere, soprattutto anche i debiti. Vi dico, avete la ruota della fortuna lì, eh? Non vi nego che per qualcuno potrebbe essere come un ingresso extra di denaro che vi dà la possibilità di chiudere questi debiti, di chiudere con quello che dovevate riparare del passato. Appunto, mi fanno vedere una vasca da bagno. Non lo so se volete cambiare la vasca da bagno con la doccia, se magari volete fare dei lavori di ristrutturazione o cose di questo genere, o delle riparazioni, la vedo poco, però è come se ci fosse un progetto che volete fare e finalmente, grazie a questa ruota della fortuna, questo denaro in più, questi accordi propizi, potesse togliervi quel tipo di, chiamiamolo sfizio o esigenza abitativa. Tipo se fosse trasformare la vasca in doccia, per motivi di salute, per esempio, perché non riuscite più a sollevare il ginocchio e entrare nella vasca, ecco, è un periodo dove riuscirete con questa ruota della fortuna a fare le modifiche che volete fare. Ok, andiamo a vedere quando succederà che cosa, quindi di quello che vi ho appena detto cercherò di dirvi a livello temporale quando succederà. Ok, allora abbiamo un 9 di denari, un cavaliere di coppe, un 5 di denari, qui abbiamo la temperanza, sette di bastoni e 10 di bastoni. Allora, qui è molto semplice, c'è una carta a mese, luglio, agosto, settembre, ottobre, novembre, dicembre. Ok, ragazzi, mi dovete scusare, oggi sono un po' lenta, ho un problema alla spalla sinistra, non riesco a muoverla e quindi mi prendete così come un po' lenta oggi. Allora, 9 di denari a luglio. Andiamo a vedere questo 9 di denari. Ce l'avete già anche qui, eh? Il 9 di denari è una carta di grande abbondanza. Vi dico, potrebbe, tra ruota della fortuna e, e 9 di denari, per qualcuno potrebbe anche arrivare a luglio una promozione, un premio, dei soldi inaspettati, qualche tipo di vincita. Diavolo e 9 di pentacoli un'altra volta. Io non ci credo, avete 3 9 di pentacoli. Quindi luglio è un buon periodo per i guadagni, ragazzi. E essendoci il diavolo mi viene proprio da dire per il gioco. 9 di bastoni e stella. Sì, secondo me, non so, schedina, lotteria o cose di questo genere. Bingo mi dicono. Si è di nuovo girata la stella, quindi la lascio qui perché è la seconda volta che esce. C'è come da puntare su qualcosa, puntare in alto. Andiamo a vedere il cavaliere di coppe. Abbiamo un 4 di pentacoli. E un fante di bastoni ad agosto. Quindi invitano come alla prudenza. Sì, perché 4, effettivamente ragazzi, 4 di pentacoli e fante di bastoni al contrario.
c'è da andarci piano, anche il cavaliere di coppe. Ah, scusate, pensavo fosse un cavaliere di denari. Allora, qui potrebbe esserci, perché anche qua avete il cavaliere di coppe, quindi potrebbe esserci questa offerta che vi fanno, questa proposta ad agosto potrebbe già essere, che voi dovrete valutare attentamente. Il 4 di Pentacoli mi dice che è una proposta molto allettante per voi, però questo fante di bastoni al contrario è come se non vi convincesse del tutto. Andiamo a vedere settembre con questo 5 di denari, 3 di pentacoli e asso di spade. Io credo che qualcuno di voi qua potrebbe portarsi a casa un'amara sorpresa a settembre, ma perché credo che, soprattutto se dovete fare dei lavori di ristrutturazione, credo che il preventivo sia più alto dello sperato o cose di questo genere. Il 5 di pentacoli in questo caso sento che è come un ups, allora forse non si può fare come volevo io, allora forse questa cosa non posso svilupparla nei tempi in cui avrei voluto. C'è una verità che viene a galla con questo asso di spade e potrebbe effettivamente portare a una delusione. E io ho come l'idea che dobbiate rivedere o un progetto o una parte di un progetto, ok? Potrebbe essere questo eremita che medita un po', che pensa, perché con questo 10 di bastoni c'è da capire che tipo di aspettative lasciare indietro e anche che tipo di responsabilità, soprattutto se collaborate con qualcuno, che vedendo questo doppio cavaliere di coppe potrebbe esserci un'offerta da parte di qualcuno, un'offerta di collaborazione. Vi dico che potrebbe essere con un familiare, con un amico, con una persona che conoscete già da tanto tempo, eh. Andiamo a vedere la temperanza. 6 di bastoni, questa la voglio vedere, asso di pentacoli. Sì, è come se vi dicessero a ottobre di iniziare qualche cosa, ma non in modo proprio così ufficiale. Infatti, 7 di spade. Iniziate un po' in sordina. Cioè, perché anche 6 di bastone è una carta di ufficializzazione, qui è al contrario, qui c'è un 7 di spade, è come se vi dicessero di tenere per voi certe cose. Io credo che questo asso di spade possa semplicemente essere il fatto che magari avete quest'idea in testa, ne parlate con qualcuno e questo qualcuno vi butta giù il morale dicendovi ma figurati se funziona, quella cosa lì è utopica, non potrà mai funzionare, hai già un sacco di concorrenti, c'è già tanta gente che fa lo stesso prodotto perché dovrebbero comprare il tuo, gente negativa. Io credo che sia per quello più che tutto. E qui a ottobre vi dicono state zitti, non raccontate niente a nessuno, andate avanti per il vostro. Andiamo a vedere il 7 di bastoni. Fante di coppe. E luna. Novembre ragazzi, e qui entra in gioco secondo me questa giustizia, questo papa che si può vedere anche come un consulente, perché io qui ho la sensazione che qualcuno di voi potrebbe sottovalutare certi aspetti di questo nuovo progetto, di questo nuovo lavoro, per inesperienza, per ignoranza, ma ignoranza nel senso che ignorate certe informazioni. Con la carta della luna è come se vi dicessero di fare attenzione a quello che non si vede, all'altra parte della medaglia. Quando avete un progetto, cercate di pensare a come potrebbero andare le cose nel migliore dei casi, ma anche nel peggiore dei casi, in modo da essere pronti. Cercate di capire quant'è il polmone monetario di cui avete bisogno per sopravvivere con la vostra nuova azienda, attività o progetto per un minimo di 6 mesi. Sapete, no? Tutte le attività quando vengono aperte bisogna avere come un polmone monetario che possa coprire le spese, tutte le spese per almeno 6 mesi, perché proprio nelle prime fasi dell'attività non si sa se ci sia un guadagno o no e quindi
bisognerebbe partire già con le spalle coperte. Andiamo a vedere un 10 di bastoni, cavaliere di bastoni e 5 di bastoni. Allora, io a dicembre vi sento comunque piuttosto bene, devo dire, nel senso che comunque c'è voglia di andare avanti, c'è voglia di lottare, c'è voglia di fare. È vero che avete un 10 di bastoni, ce l'avete anche qui. Allora, qui per qualcuno può essere l'idea di dire: ok, devo gestire questa cosa da solo o da sola, nonostante gli altri mi abbiano offerto il loro aiuto, perché può anche essere che, per esempio, una persona vicino a voi, un amico, un'amica, la persona che vi chiede di o alla quale voi chiederete di condividere questo progetto, abbia già un lavoro, che lavori su turni, questo ce l'ho, nel senso che mi hanno detto proprio che l'altra persona lavora su turni e quindi si fa un po' come si può. E questo potrebbe essere un impedimento per lo sviluppo di questa attività, di questo nuovo progetto, e quindi qui ci sarà un po' come il dire: ok, tutto quello che posso devo fare da solo, devo smetterla di contare sugli altri, non perché gli altri non vogliano, ma perché magari in quel momento non possono aiutarvi. Qui sento che prenderete coscienza, prenderete consapevolezza di certi aspetti verso novembre che magari non avevate valutato. Fatemi sapere come vi risuona nei commenti. Andiamo a vedere un oracolo. Allora, abbandona il risentimento, vi dice, e qui dice: identifica un sentimento di rancore di cui hai bisogno di disfarti. Tieni presente che tutti i tipi di risentimento sono velenosi e danneggiano il processo curativo. L'obiettivo: sii cosciente dei motivi perché continui ad essere arrabbiato e inizi ad abbandonare i sentimenti negativi prima che finisca il giorno. Amici dei gemelli, questo è quello che avevo per voi, spero che la lettura vi sia stata utile, che vi abbia dato spunti di riflessione interessanti, fatemelo sapere nei commenti, sostenete il canale con un like, l'iscrizione o la condivisione del video. Per chi volesse iniziare un percorso di crescita con me mi può contattare via mail, io poi vi mando la lettera di presentazione dove vi spiego come funziona il tutto, ma lo stesso lavoro lo potete anche fare per conto vostro attraverso la sezione degli abbonati. In quella parte tratto tutto il tema delle credenze limitanti, ma ci sono anche temi di metafisica, di metamedicina, si parla di kundalini, di alto-basso astrale, di com'è la visione eterica, di come sviluppare i sensi psichici, si parla di traumi, di chakra, di come riequilibrare il campo energetico. Insomma, è un po' tutto quello che io ho studiato in tanti anni di formazione personale e professionale e che sto continuando a studiare, che praticamente sto condensando e mettendoli a disposizione per voi. Date un'occhiata ai titoli dei video, quelli si vedono, sono pubblici, vi basta entrare nelle playlist con le copertine lilla. Bene ragazzi, no scusate, le playlist sono numerate, vanno viste in ordine cronologico di numero, sono 5, ma sono numerate dall'1 al 4 perché una è divisa in 3A e 3B, ok? Bene ragazzi, detto questo vi ringrazio di essere stati qui, vi auguro un secondo semestre splendido, vi mando un abbraccio e ci vediamo nei prossimi video. Ciao ciao!